attenzione, perché questo non è un video, no, è un vero e proprio plebiscito. Perché? Perché sin da quando ho presentato qualche giorno fa la versione 24H2 di Windows 11, che a me personalmente è piaciuta tantissimo e che ti ho consigliato da installare, sulla community invece è successo più o meno questo. Eh sì, insomma, tutti quanti mi hanno chiesto se fosse possibile aggirare le nuove policy molto più restrittive introdotte da Microsoft per quanto riguarda l'hardware e quindi la compatibilità e il supporto per le macchine più vecchie. Ebbene, sono lieto di annunciarti che il nostro vecchio amico James ci ha risolto il problema, perché ha tirato fuori dal suo cappello a cilindro non solo una versione di Windows 11 24H2 completamente compatibile anche con le macchine più vecchie, con l'eccezione solo dei processori veramente datati che non sono assolutamente supportati, ma per tutto il resto anche su macchine di diversi anni fa è possibile installarla. Ma non basta, ha pensato bene anche di migliorarla secondo il suo stile e alleggerirla. E allora che cosa diavolo stiamo aspettando? Andiamo a vederla insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. E direi che a questo punto è doveroso rivolgere al nostro vecchio amico James un grosso ringraziamento per essere stato tra i primi a riuscire a rimuovere i requisiti minimi imposti da Microsoft per l'installazione del nuovo sistema operativo Windows 11 24H2. Sono stati rimossi tutti, come lui stesso mi ha confermato in un commento sul suo canale YouTube, ad eccezione del set di istruzioni che si chiama SSE 4.2, che tuttavia è presente sui processori prodotti dal 2007 in poi. Quindi direi che dovresti riuscire ad installarlo anche sulla tua macchina. Ma per effettuare l'installazione avrai bisogno anche di un pendrive, dimensioni minime 4 GB. Se è più grosso, meglio ancora. Quindi se per caso non ce lo hai sotto mano, metti un attimo in pausa il video, perché adesso andiamo subito a scaricare la ISO e Rufus per creare il nostro pendrive avviabile e testare questa fantastica versione di Windows 11. E allora rimbocchiamoci immediatamente le maniche e andiamo ad aprire il nostro browser. Una volta aperto nel motore di ricerca andiamo a digitare come sempre Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it. Andiamo ad aprire il sito ed una volta aperta la pagina portiamoci qui in alto nella sezione Downloads. Scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare Windows 11 X-Lite Optimum 24H2. Una volta fatto andiamo a cliccare sul pulsante File Download che ci aprirà la pagina di download della ISO. Attenzione, questa ISO potrebbe essere un pochino grossa e lenta da scaricare, quindi io ti consiglio di utilizzare Neat Download Manager che ti ho presentato in un vecchio video che se ti fossi perso ti lascio linkato qui in alto. Facciamo quindi clic sul pulsante Download ed aspettiamo il termine dell'operazione che durerà circa 5 minuti. Ed ecco fatto, mi sono un po' sporcato perché ho assaggiato dei lucum che mi sono arrivati direttamente dall'Albania. Si tratta di alcuni dolcetti che mi piacciono moltissimo e che mi sono stati regalati. Per decenza non te li mostro visto che sono coperti di zucchero a vero e praticamente mi sono completamente inguacchiato. In ogni caso, il nostro download è terminato, sia che tu ce l'abbia qui sopra, sia che tu abbia seguito il mio consiglio ed abbia utilizzato Neat Download Manager, quello che dobbiamo fare è andare ad aprire la cartella che lo contiene. Clicchiamo quindi su Open Folder qui, oppure se ce l'avessi qui su, sul simbolo della cartellina che ti mostro di solito. Una volta aperta la cartella, troveremo il nostro file zip al suo interno e potremo chiudere la finestra del browser che a questo punto non ci serve più.
Se andremo a fare doppio clic sul file compresso che abbiamo appena scaricato, troveremo al suo interno una cartella. Aperta anche questa, troveremo le prime due cose che ci servono, ovvero la nostra ISO Windows X-Lite Optimum 1124H2 Home, che trascineremo sul nostro desktop insieme al file Rufus 3.16 che ci servirà appunto come sempre per creare il nostro pendrive avviabile. Quindi trasciniamo anche Rufus sul nostro desktop e potremo chiudere la cartella compressa che li conteneva. Ed è arrivato il momento di mettere mano al tuo pendrive avviabile ed andare ad inserirlo nel sistema. Ecco fatto. Ora potremo aprire il nostro Rufus accettando con sì che vengano apportate modifiche al dispositivo e andremo come prima cosa ad accertarci che il pendrive che abbiamo inserito sia quello corretto. Attenzione, tutti quanti i dati contenuti sul pendrive verranno distrutti al termine di questa operazione. Sarà quindi importante accertarsi che il pendrive sia vuoto oppure che quello che c'è al suo interno non sia importante. Nel caso in cui lo fosse, ti consiglio di copiarlo sicuramente da qualche altra parte. Fatto questo, potremo trascinare l'immagine di Windows che abbiamo appena scaricato e messo sul desktop all'interno della finestra di Rufus ed una volta rilasciata, Rufus sarà pronto per effettuare la creazione del nostro pendrive. Quello che dovremo fare a questo punto è premere la combinazione di tasti Alt più E sulla tua tastiera in modo tale da selezionare come schema di partizionamento MBR e come sistema di destinazione BIOS o UEFI. Questo semplicemente per avere una maggiore compatibilità con le macchine precedenti. Se tuttavia questo sistema di partizionamento non dovesse funzionare sulla tua macchina, potrai tranquillamente tornare ad impostare GPT come era in origine. Fatto questo, clicchiamo sul pulsante avvia, clicchiamo su ok per accettare che vengano cancellati i dati presenti sul nostro pendrive ed attendiamo il termine di questa operazione. Perfetto, l'operazione è finita, sono riuscito a non sporcarmi con i Lucum, che sono questi qui, non li apro perché altrimenti esplode una nuvola di zucchero a velo, e quello che dobbiamo fare è cliccare sul pulsante chiudi e andare immediatamente a ricomporci prima di continuare. E siamo arrivati al momento dolente, perché adesso abbiamo creato il nostro pendrive con Windows 11 24 H2 X-Lite, ma vogliamo installarlo su una macchina. Per farlo, oltre ad inserire il pendrive, abbiamo bisogno di entrare nel BIOS e questa operazione non posso mostrartela, come dico sempre, perché è diversa da macchina a macchina, così come sono diversi i tasti o le combinazioni di tasti che vanno premuti per entrare nel BIOS stesso. Potrebbe essere il tasto cancio, il tasto F1, il tasto F2, il tasto F10, il tasto F12 o altre combinazioni di tasti. Quindi il primo consiglio che ti do è munirti del manuale della tua scheda madre ed andare ad individuare quali sono i tasti che ti fanno entrare nel BIOS. Una volta entrato nel BIOS, devi individuare la sezione che si riferisce al boot, cioè all'avvio della macchina stessa. Entrato in quella sezione, devi impostare il boot da USB e in particolare il boot da pendrive USB. Molto probabilmente vedrai comparire in quella sezione il nome stesso del tuo pendrive. Fatto questo, potrai riavviare il sistema e andare ad installare questo magnifico, incredibile sistema operativo. E quindi sbrighiamoci! Luisa comincia presto, finisce presto e di solito non pulisce il water. Di solito non lo pulisce. Eccoci qua. Prima cosa, premiamo un tasto qualsiasi sulla nostra tastiera per andare ad avviare l'installazione di Windows 11 24 H2. Vedrai che ti comparirà questa schermata qui, in cui dovremo semplicemente aspettare qualche minuto che ci venga proposto di installare la 24H2 sul nostro sistema.
La prima scelta importantissima da fare sarà quella di andare ad attivare sicuramente Windows Defender. Mi raccomando, è davvero importante. So che Windows Defender appesantisce un pochino il sistema, ma ti sconsiglio fortemente di rinunciarci per una questione naturalmente di sicurezza. Fatto questo, clicchiamo sul pulsante Next e andiamo ad individuare l'hard disk della macchina su cui vorremmo installare il nostro sistema operativo. Naturalmente l'hard disk dovrà essere vuoto. Nel caso in cui fossero invece presenti delle partizioni, potremo selezionarle e cancellarle, facendo naturalmente attenzione al fatto che quando cancelliamo una qualsiasi partizione andiamo a cancellare anche i dati contenuti al suo interno. Quindi mi raccomando, occhio. Una volta evidenziata e selezionata la partizione su cui vogliamo installare la nostra versione di Windows, clicchiamo ancora sul pulsante Next. Attendiamo a questo punto solo alcuni minuti il termine dell'operazione. Io mi mangio qualche lucum. E niente, l'elfo domestico ha colpito ancora, ha fatto sparire i lucum e mi ha fatto trovare al loro posto un'arancia. Che sia un messaggio subliminale che riguarda il mio fitness e la mia dieta, lo scopriremo. Ma torniamo a noi. Come vedi, si è installata questa meravigliosa versione di Windows 11 24H2, naturalmente leggerissima come tutte le X-Lite che produce il nostro amico James, ma come prima cosa naturalmente vorremmo andare ad italianizzarla in modo tale da poterla usare nel massimo comfort. Per farlo clicchiamo sul pulsante Start e ci portiamo sui settings, che a breve diventeranno le impostazioni. Portiamoci sulla sezione Time and Language sulla sinistra, spostiamoci su Language and Region qui in alto e aggiungiamo un linguaggio per mezzo di questo pulsante. In alto digitiamo ITA per far comparire direttamente l'italiano, che scegliamo cliccandoci su e cliccando anche sul pulsante Next. Mi raccomando, impostiamo anche questa voce qui, Set as my Windows Display Language, e clicchiamo sul pulsante Install. Aspettiamo un minutino che termini l'installazione della lingua italiana e io nel frattempo lo sai cosa vado a fare. E niente, ci deve essere un buco nero di cui non sono a conoscenza, perché anche i lucum sono spariti nel nulla. Per evitarti la musichetta ti ho accelerato il video e nel frattempo è stata installata la lingua italiana. Quello che vogliamo fare adesso è andare ad eliminare, cliccando sui tre puntini e successivamente su Remove, la lingua inglese, confermando con il pulsante Yes, e andare inoltre a impostare anche queste voci. Quindi su Country or Region andiamo ad impostare Italia, eccolo qua, Italy. Su Regional Format andiamo a scegliere anche qui l'Italia, onde evitare confusioni, e poi scendiamo fino ad Administrative Language Settings, lo apriamo, andiamo ad impostare la seconda voce sempre su italiano, eccolo qui, clicchiamo su OK, clicchiamo su Later per riavviare in un secondo tempo e poi portiamoci qui su Copy Settings e andiamo a spuntare entrambe queste caselline. Dopodiché clicchiamo nuovamente su OK e andiamo a riavviare il nostro sistema. Ed eccoci qua nel nostro Windows finalmente italianizzato, come puoi vedere. In ogni sua parte parla la lingua italiana. Qualche volta ho notato che qualcuno non compie correttamente tutta quanta l'operazione esattamente come la mostro e si ritrova con delle porzioni del sistema operativo non perfettamente allineate in termini di linguaggio. Quindi mi raccomando, massima attenzione a fare tutti quanti i passi precedenti. Un'altra cosa che sicuramente vorrai fare sul tuo sistema sarà entrare in questa cartella che James ha preparato per noi e andare ad installare almeno un browser. Io, come sai, preferisco Google Chrome, ma tu naturalmente sentiti libero di scegliere e installare il browser o i browser che preferisci. Per farlo faccio doppio clic sull'icona di installazione di Google Chrome,
che in pochi secondi sarà installato sul nostro sistema. Andremo a questo punto ad italianizzarlo in modo da poterlo allineare al resto del sistema, cliccando sui tre puntini in alto, portandoci sulla sezione Settings, digitando nella barra di ricerca Language e andando ad aggiungere un linguaggio tramite questo pulsante. Sceglieremo anche in questo caso l'italiano, cliccheremo su Add e una volta che sarà stato aggiunto cliccheremo sui tre puntini e selezioneremo Display Google Chrome in this language. Dopodiché ci verrà chiesto di rilanciare il sistema che diventerà anch'esso in italiano. Fenomenale! Inutile chiederti se ti ricordi di Dan Peterson perché sembrerebbe praticamente una domanda retorica, ma scommetto che probabilmente avevi sepolto nei tuoi ricordi Luisa che comincia presto, finisce presto e non pulisce quello che sappiamo. Ma veniamo a noi e ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi sono per Alex Bocelli, che ha contribuito alla vita della nostra community per mezzo di un super grazie, come puoi vedere. E quindi ringrazio di cuore il nostro carissimo Alex, che non ci fa mai mancare il suo supporto, ma ringrazio anche te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.